La nostra storia di oggi è una storia prodromica alla Seconda Guerra Mondiale. È una storia che si svolge in Cina ed è una storia sporca, una di quelle azioni che vengono rivendicate ma poi ottengono delle scuse, è una storia con dei lati di ombra, è una storia con qualcosa che non torna nei conti finali e non parliamo esclusivamente delle vittime. È una storia che riguarda l'impero giapponese e gli Stati Uniti d'America, 4 anni prima di Pearl Harbor. È una storia che in Occidente non è raccontata molto spesso, nonostante noi italiani, almeno per un motivo, dovremmo conoscerla molto bene, perché questa storia coinvolge anche degli italiani, dei giornalisti italiani per esattezza, che si ritrovarono, loro malgrado, protagonisti di una vicenda assai spiacevole. Prima di addentrarci nei contenuti del nostro video di oggi, vi ricordo ancora una volta l'importanza della sicurezza, un tema che va sempre tenuto in debita considerazione. Per quale motivo? Beh, perché la sicurezza online ci riguarda tutti, riguarda la protezione dei nostri dati sensibili, anche la gestione degli stessi dati nella navigazione da qualunque dispositivo. Noi di Dentro la Storia ci siamo premuniti da diverso tempo, scegliendo un partner strategico eccezionale quale NordVPN, la migliore VPN in circolazione, un servizio che ci permette di navigare in tutta tranquillità, senza correre il rischio di divulgare i nostri dati personali e accedendo anche a contenuti bloccati per motivi di geolocalizzazione. Anche voi potete usufruire del medesimo servizio, vi basta cliccare nel link che trovate in descrizione del video e accederete ai piani biennali NordVPN che vi consentono di navigare in tutta tranquillità ovunque vi troviate da qualunque dispositivo, sempre con la massima sicurezza di ciò che state facendo e, cosa non da meno, con degli eccezionali sconti, 4 mesi gratuiti e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. Nel corso degli anni 30 la Cina continentale è stata teatro di una crescente un'aggressione giapponese che si manifesta a partire dal 1931 dall'invasione e conquista della Manciuria e poi da quella che viene definita la seconda guerra cino-giapponese che scoppia nell'estate del 1937. La città di Nanchino, capitale della Cina nazionalista, divenne in quel periodo il centro di una delle pagine più tragiche del conflitto. L'avanzata giapponese culmina infatti nel massacro, noto come massacro di Nanchino, una mattanza che dura per giorni e che all'epoca scandalizza l'opinione pubblica mondiale. In questo quadro, gli Stati Uniti mantenevano una presenza navale sul fiume Yangtze, una tutela per i propri interessi, ma anche una tutela per i propri cittadini presenti in Cina e per le loro proprietà. Era la cosiddetta Yangtze Patrol, la pattuglia dello Yangtze, un gruppo di navi fluviali armate, battenti bandiera degli Stati Uniti, che non facevano altro che pattugliare il fiume e proteggere gli interessi statunitensi in zona. Una di queste navi, la USS Panay, distintivo ottico PR5, è la protagonista della nostra storia di oggi, una cannoniera fluviale messa in servizio nel 1928, con 450 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di circa 58 metri, un pescaggio di 1,6 metri e armata con 2 cannoni da 3 pollici e 10 mitragliatrici. Una nave leggera che l'11 dicembre del 1937 viene incaricata di un compito speciale, contribuire all'evacuazione di cittadini statunitensi e alleati dalla zona di pericolo, dalla zona di Nanchino, dove la situazione sta precipitando. Il contesto operativo sullo Yangtze in quei giorni è estremamente complesso. La flotta del fiume opera in condizioni di guerra civile, presenza giapponese, minaccia di predoni e con lo spettro di batterie di artiglieria a terra che possono battere improvvisamente il fiume. In quei giorni gli Stati Uniti hanno diramato l'ordine di evacuazione di cittadini e diplomatici dal perimetro di Nanchino, prima dell'assalto definitivo delle truppe giapponesi alla città. La mattina del 12 dicembre 1937 la USS Panay staziona sul fiume Yangtze, circa 28 miglia a nord di Yanchino. Assieme con lei ci sono 3 petroliere della Standard Oil Company, una delle grandi compagnie petrolifere americane. Trasportano dipendenti cinesi e le famiglie, anche loro in evacuazione. La USS Panay naviga sul fiume con 2 grandi bandiere americane dipinte sui teli di copertura dei ponti.
e ovviamente ha la bandiera nazionale americana innalzata sul pennone. A bordo, oltre a 5 ufficiali e 54 uomini di leva, ci sono 4 funzionari dell'ambasciata degli Stati Uniti e 10 civili. Tra questi, diversi giornalisti. Uno è il cameraman di Universal Newsreel, Norman Halley. Poi c'è Eric Mail di Movietone News, Norman Sung del New York Times, Jim Marshall, corrispondente del Collier Weekly, e 2 italiani, 2 nostri connazionali, molto famosi. Il corrispondente del Corriere della Sera, Luigi Barzini, una delle più belle penne del giornalismo italiano, e il suo collega della Stampa, Sandro Sandri. E sono proprio questi giornalisti, tranne uno, come vedremo tra poco, a documentare ciò che avviene quel giorno sullo Yangtze. Quella mattina le truppe giapponesi stanno ancora avanzando sempre di più e il cielo è dominato esclusivamente dall'aeronautica della marina giapponese. Nonostante la USS Panay sia chiaramente contrassegnata con quelle bandiere, gli aerei giapponesi la attaccano in 2 ondate. Dei bombardieri Yokosuka B-4Y di tipo 96 sganciano bombe ad alta quota, poi arrivano i caccia Nakajima A4N che effettuano un mitragliamento a bassa quota. La Panay subisce 2 colpi diretti che danneggiano seriamente la sovrastruttura e il corpo principale, oltre a provocare diversi feriti, alcune vittime. E alla fine l'evacuazione della nave. L'attacco dura per un totale tra i 20 e i 30 minuti. Le bombe sganciate causano dei danni molto importanti, ma non contenti di questo, i piloti giapponesi scendono a colpire a bassa quota l'equipaggio finché la nave, che sta imbarcando acqua, viene abbandonata e affonda. I sopravvissuti nuotano fino alla riva e aspettano i soccorsi, ma soprattutto fanno la conta per vedere chi manca all'appello. Ci sono 3 vittime americane: il marine di prima classe Charles Lee Ersminger, il caldaista Edward Halsebus, che in realtà è gravemente ferito e muore la notte stessa, il capitano della petroliera da Standard Oil Carl Carlson e infine un italiano, Sandro Sandri, il cui corpo viene recuperato dallo Yangtze con segni inequivocabili di una sventagliata di mitraglia sul suo corpo. Ci sono quindi queste vittime, più altri 48 feriti, 43 militari e 5 civili. Anche le petroliere della Standard Oil vengono colpite dall'aeronautica giapponese, vengono bombardate, gravemente colpite. Ci sono diverse vittime tra i dipendenti cinesi, ma nessuno le registra. Dal punto di vista diplomatico è un disastro. Le relazioni tra Stati Uniti e Giappone, già non idilliache, peggiorano rapidamente. Gli Stati Uniti sono assolutamente neutrali in quel momento in Cina, stanno solo proteggendo i propri cittadini e li stanno evacuando. Non c'è una dichiarazione di guerra tra l'impero giapponese e gli Stati Uniti, non c'è nemmeno un motivo di attrito. Per quale motivo? Quegli aerei giapponesi hanno deciso di colpire la USS Panay e le petroliere sul fiume. Ufficialmente il governo giapponese sostiene che si tratti di un errore. Gli aviatori non avrebbero visto le bandiere statunitensi e avrebbero scambiato la Panay per la nave cinese. Come si fa a credergli? Le bandiere erano ben visibili, erano enormi, dipinte su 2 teloni. Il 24 dicembre del 1937 il Giappone porge le sue scuse ufficiali, offre delle riparazioni agli Stati Uniti sotto forma di un finanziamento da $2 milioni dell'epoca. Tanto basta per chiudere formalmente l'incidente. Ma tutto qui? No, non è tutto qui, perché non possiamo chiudere qui la nostra storia. Infatti diversi analisti moderni ritengono che l'attacco non sia stato casuale o incidentale, assolutamente è stato intenzionale, o almeno la politica giapponese in Cina era tale da rendere simili errori, se vogliamo definirli così, abbastanza plausibili. A riprova di questo, delle intercettazioni crittografiche statunitensi, che ora sono diventate disponibili, suggeriscono che gli aerei giapponesi operavano in condizioni che implicavano una consapevolezza del bersaglio. Sapevano benissimo che la USS Panay era una nave americana, ma l'hanno colpita ugualmente. Era una pratica comune durante la seconda guerra sino-giapponese che i giapponesi attaccassero anche obiettivi occidentali, con la scusa che a bordo ci fossero obiettivi cinesi e quindi legittimi. Ma questo incidente, l'incidente della USS Panay, se si vuole ancora chiamare incidente, rappresenta un episodio significativo di ciò che avviene in Estremo Oriente nel periodo immediatamente precedente la Seconda Guerra Mondiale. È un periodo in cui la Cina era divorata dalle guerre intestine tra i signori della guerra, in cui la Germania nazista offre una missione militare di osservatori, istruttori e di materiale bellico non ai giapponesi, ma alla Cina. Ed è una missione che verrà richiamata dopo che la Germania nazista e l'impero giapponese si metteranno d'accordo sul riconoscimento internazionale del Manchukuo. Ma l'incidente della
Panay rappresenta prima di tutto un attacco alla nave americana durante un conflitto in cui gli Stati Uniti non partecipava attivamente e mise in luce la fragilità delle posizioni neutrali in Asia orientale. Non solo, l'incidente della Panay è un antecedente degli scontri navali aerei tra Giappone e Stati Uniti, prima dello scoppio effettivo della guerra tra i due paesi. Per quanto sia un episodio piccolo, per quanto non possa essere paragonato a una Pearl Harbor in termini di perdite umane, di tonnellaggio colpito, di danni arrecati, è comunque un precedente. E soprattutto l'incidente a Panay mostra la complessità delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti, Giappone e Cina negli anni 30. Se gli americani proteggono gli interessi economici e i propri cittadini, la presenza militare americana e occidentale è drammaticamente insufficiente e aumenta quello che viene definito il dilemma della neutralità in un contesto di guerra asimmetrica. Nonostante l'indignazione dell'opinione pubblica degli Stati Uniti, la reazione ufficiale americana è rimasta moderata all'epoca. L'amministrazione non decise di dichiarare guerra al Giappone e il rapporto diplomatico venne restaurato dopo le scuse e il risarcimento. Tuttavia, politicamente, quell'incidente contribuì ad aggravare la percezione negativa nei confronti del Giappone, rendendo più difficile per Tokyo presentarsi come una potenza benevola nel contesto asiatico o anche solo far accettare in ambito internazionale le proprie pretese imperialistiche sull'estremo oriente continentale. Molti americani cominciarono da quel giorno a interrogarsi sul ruolo del Giappone in Cina e sulla vulnerabilità degli interessi statunitensi al di fuori dei propri confini. Dal lato strettamente militare, l'episodio della Panay ricordò alla US Navy l'importanza dello schieramento nei teatri fluviali e insulari, della protezione dei convogli e la distanza tra le dichiarazioni di neutralità e la realtà degli attacchi aerei. Dal lato storico, l'incidente della Panay è stato studiato come una sorta di prologo, anche se minore, rispetto agli eventi della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico, un segnale che l'espansione giapponese in Asia avrebbe inevitabilmente colliso con gli interessi occidentali. Il fatto stesso che qualche tempo dopo l'incidente della Panay, il presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, abbia licenziato un provvedimento di messa al bando in direzione del Giappone di qualunque prodotto petrolifero e da esso derivato è una conseguenza ulteriore dell'aggressione giapponese e del fatto che la percezione di questa aggressione sia stata sempre valutata in maniera estremamente negativa, non solo nei confronti della Cina, ma di tutto il mondo. Eppure l'episodio del Panay, lo dicevamo, è estremamente difficile da ricordare. Anche da noi, nonostante la morte di Sandro Sandri. Per quale motivo? Non ci fu una reazione militare immediata, non ci fu una rappresaglia. Il teatro fluviale, poi, e l'operazione di evacuazione risultano sicuramente meno vistosi, se mi passate il termine, rispetto a un'operazione militare su larga scala. Le stesse conseguenze dirette dell'affondamento della USS Panay furono contenute grazie alle scuse presentate al governo giapponese e al risarcimento pagato, quasi fossero una piccola ammissione di colpa e nulla più. Se poi consideriamo l'episodio della Panay in rapporto a quello che è avvenuto dopo, gli stermini in Cina, quello che è stato fatto nel Manchukuo e poi ovviamente la Seconda Guerra Mondiale, è chiaro che è un episodio molto piccolo, destinato a essere oscurato da un punto di vista mediatico. Eppure l'incidente della Panay rappresenta una microcrisi interposta tra la politica di appeasement e neutralità negli anni 30, una politica che vivrà il suo acme, come abbiamo già visto in un altro video che trovate nel canale, nella conferenza di Monaco del 1938, e l'imminente catastrofe della Seconda Guerra Mondiale che nel Pacifico vivrà pagine estremamente drammatiche. Non solo, quell'episodio mette in risalto la fragilità del concetto stesso di neutralità, il pericolo di una espansione aggressiva e l'interconnessione fra interessi economici, presenza militare e ovviamente le relazioni diplomatiche. Gli Stati Uniti d'America, impegnati a tutelare cittadini e attività economiche all'estero, si trovarono in quell'occasione impotenti dinanzi all'attacco, sebbene non fossero ancora in guerra. Gli Stati Uniti erano reduci dalla Grande Depressione, non avevano una forza militare tale da pensare anche solo di inviare un corpo di spedizione a tutela dei propri cittadini all'estero. Facevano affidamento principalmente su piccoli contingenti e soprattutto sul deterrente rappresentato dalle regole diplomatiche. Il Giappone, da parte sua, si è dimostrato nell'occasione anche
in presenza di imbarcazioni chiaramente contrassegnate come la USS Panay, come una potenza aggressiva. L'azione militare venne decisa e attuata a prescindere dalla presenza o meno di cittadini e forze militari neutrali. In un certo senso, l'episodio della USS Panay che abbiamo cercato di far conoscere oggi, con tutte le sue implicazioni, con tutta la sua drammaticità, ha anticipato quel che sarebbe accaduto pochi anni dopo in scala maggiore, uno scontro tra gli interessi americani, ma anche inglesi, olandesi, francesi, nell'area del Pacifico, e una potenza giapponese, un imperialismo giapponese, che non poteva essere certo rabbonito solo con proposte economiche. Quando si scontrano due sfere di influenza ugualmente potenti e ugualmente aspiranti a creare un proprio mondo esclusivo, non si può trovare altro che un conflitto armato. L'episodio della Panay è stato solo nemmeno un antipasto, un aperitivo di ciò che sarebbe successo più avanti, di ciò che si sarebbe visto a Shanghai, sia nel 1937 e 1938 che poi nel 1941, di ciò che si sarebbe visto a Hong Kong nel 41 o a Singapore nel 42. Tutto ciò era già avvenuto lì, sullo Yangtze, il bellissimo fiume che attraversa la parte centrale della Cina, in quella mattina di dicembre, mentre in Europa si guardava con preoccupazione al riarmo tedesco, mentre in Europa si guardava con ancora maggiore preoccupazione alla rivoluzione sovietica. In Estremo Oriente, un impero assetato di risorse naturali, di forza lavoro praticamente da schiavo, di potenza, di sfera esclusiva di influenza, commetteva un crimine internazionale, un crimine voluto, non casuale, un crimine il cui epilogo avrebbe autorizzato in un certo senso gli autori a usare ancora di più, sempre di più, fino a voler entrare in rotta di collisione con tutto il resto del mondo, nella assurda convinzione di riuscire ancora una volta invincibili e impuniti. Ben ritrovati in Dentro la Storia, il canale di chi ama la storia contemporanea. Ormai ci conoscete da tanto tempo, ma per chi arrivasse qui per la prima volta, voglio spiegare alcuni dettagli. Dentro la Storia è un canale divulgativo che trovate su YouTube, ma è anche una piattaforma podcast che potete trovare su Spotify o su altre piattaforme di contenuti appunto vocali. È anche un sito ufficiale in cui trovate tutti i nostri contenuti audio, video, ma anche di testo, ed è una newsletter mensile completamente gratuita che si può richiedere in un'area apposita del sito e che arriva nelle caselle email di ciascun abbonato a inizio del mese con tantissimi contenuti esclusivi. Se volete saperne di più, andate nel sito di Dentro la Storia e ottenete la vostra newsletter gratuita.